In questo episodio ho cambiato ancora un attimo i piani. Sembra molto degradata. In the wall! La gente continua a fermarmi. Le notes to heaven mi mancavano. Speriamo non mi becchi un fulmine. Forse bisogna chiamare qualcuno. Ci sono 170 miglia. Sono previste anche oggi tantissime piogge, rischio di alluvioni. Ho cambiato ancora un attimo i piani. Il problema è che se le piogge sono veramente forti diventa veramente un disagio e ne ho colto l'occasione per provare questa nuova esperienza che è appunto il treno che qui è chiamato Amtrak. L'Amtrak non è poi così diverso da un nostro Intercity. I posti bici sono limitati e vanno sempre prenotati. Il supplemento a volte è folle. A me è costato ben $20. Questa è la stazione di Utica, è stupenda praticamente, non ho mai visto una stazione così bella. Addirittura c'è anche un barbershop qua dentro. Utica non ha una chiara identità, essendo una delle più grandi comunità di immigrati da tutto il mondo. Strano qua. Sembra molto degradata. Non me l'aspettavo così, stavo giusto facendo un girettino veloce, ma mi sembra di essere, non dico in una favela, ma quasi. It's because Americans got too much junk and we can't fit it all in the house, so we buy a storage area to put it all. And then he said, allora qua vendono le cose che non usano e le mettono fuori dalle case. Non sono così distante da casa. Ora seguo l'Erie Canal Trail, che fa sempre parte dell'Empire State Trail che ho cominciato a New York. Questi sono i lock, dove praticamente si può campeggiare gratis e sono vicino al canale. E sì, sono ampi spazi verdi, non hanno tutte le comodità che hanno un camping, però si può campeggiare, diciamo, in sicurezza. C'è appena stato un detour enorme, inaspettato, che mi ha fatto deviare per circa 12 km in più sicuro. Avevano chiuso un pezzettino minuscolo e il detour è stato immenso. Comunque questo è il canale, questa è tutta la strada che è vicina a quella principale. Ho scoperto che Utica, dove ero ieri, è praticamente una comunità dove c'è una grandissima comunità di italiani. Uno dei piatti tipici della zona è chiamato chicken riggis, se non ricordo male, e sono proprio i rigatoni cucinate con delle verdure, il pomodoro. C'è molta italianità nella zona. Difatti questa mattina ero in una città che si chiamava Rome e lì vicino c'era anche una città che si chiamava Verona. Io sto conoscendo tantissime persone che hanno origini italiane, hanno origini scozzesi, hanno origini irlandesi e però sembra quasi che questa cosa non, cioè si dicono sì, ho l'origine europea, ma non mi sento europeo. Cioè io alla fine dicono sono nato, cresciuto qua, quindi non ho niente a che vedere con il paese, no? Mi fa un po' strano perché sono l'unica che sono in bici da sola, sono da sola, completamente da sola, e soprattutto in questo senso, vanno tutti nel senso contrario. Una motivazione, ci sono due motivazioni. Una potrebbe essere per il discorso del vento, perché generalmente da ovest verso est, o potrebbe essere anche la stagione, che essendo abbastanza calda la gente evita e va più nei mesi tipo maggio e settembre.
Oggi mi fermo a Casenovia, una tappa un po' inaspettata, ma Lisa voleva conoscermi e anche io, vista la sua semplicità e gentilezza e soprattutto al programma che aveva per me per la serata. Tonight we have American dinner, yeah! Cool! Put some olive oil on. Yeah, that's so nice. We are not used to it, so You guys don't eat corn, huh? no, we do have, but we don't eat it like this. So So you eat it in a neat way? This is a Yeah, messy this way. could be messy. really, Oh, it's really messy. that's But okay. I'm here for that, you know. There's a me- Abbiamo appena cenato e ci aspetta il fuoco. E questa è una classica estate americana praticamente. Posso dire che questa sia stata una delle più belle esperienze finora. Il fuoco caldo acceso nel giardino sotto un cielo stellato. Io accolta in una famiglia per condividere sorrisi, chiacchiere e usanze tipiche. Se solo avessi potuto fermare il tempo, sarebbe stato per me un sogno. Buying to me a lot of marshmallows. And I got so much that now I can't eat them anymore. But if you tell me that it's something American typical, I'm gonna try one. Okay. Oh, right. I'm just gonna start with a plain old marshmallow, which is melty, so it's gonna be hot right now. Just gonna wait a minute because it's hot sugar basically right now. Is it melted? Tastes good? Really good. Cool. Julia's learning how to do her first small. Yeah. Lisa's method. I don't know about letting it. Oh, look. I'm not a fan. Like this? You kidding me? So you're melting the chocolate, right? Melting the chocolate, yeah. And there you go. Cool. Now you have I'm gonna melty try. chocolate. Which You is can hold some 9 hill minutes. climbing. You can hold 8-minute miles going down, you know, Yeah. from here all the way through, and then Il caldo estivo si fa sentire anche qui e per fortuna però l'aria condizionata non è accesa. Questa domenica si comincia leggendo il New York Times finché si fa colazione. Right, cool. That's so nice. Questa mattina è domenica e me la sono presa con comodo. Un lazy Sunday vorrei dire. Lisa e Brian ne approfittano per farsi un giro in bici con la scusa di accompagnarmi per un pezzo. Ok, siamo trovati in questo museo a Chittenango e racconta un po' la storia. Questo era un posto dove l'agricoltura era molto importante e anche l'allevamento. Ed è proprio vicino al trail ed è stupendo. Si capisce un po' com'era la vita rurale tempo fa in questi posti che sono fantastici perché hanno una storia. Vengo a scoprire poi che questo paese è il paese d'origine dello scrittore del Mago di Oz. È proprio su... No, vabbè. È peggio di quello che è. Il figlio del Dino è caduto dentro il fiume e la mamma sta cercando di tirarlo su ma non ci riesce, quindi con altre due signore proviamo ad aiutarlo e vediamo quello che riusciamo a fare, ma forse bisogna chiamare qualcuno. Oh no! Oh no! È uscito da solo! Grandissimo!
on And this is my sister. It's on Facebook. Guess No. what her name is? Could be No, crazy. Enza. Begins with a P. No, no. P. Pizza. Really? Yep. No. Oh yeah. He gave me the Really? name. Nickname. Nick. Nickname? I was 2 weeks old. He gave me the name. My Really? nicknames or my name is Lisa from Elizabeth, Yeah. and he couldn't pronounce L. So pizza. Yeah. All her life. So funny. Oggi sto andando molto più lento del solito, la gente continua a fermarmi, mi vede con le borse, attiro un po' la loro attenzione e continuo a fermarmi e a parlare, quindi oggi è una bellissima giornata di sole, è domenica, anche oggi non sono tanti chilometri, mi sto preparando per 2 giornate di fuoco per Rochester e Buffalo, spero di farcela, però essendo abbastanza piatto mi lancio nell'avventura e vediamo che cosa succede. Buffalo cerco di fermarmi 2 notti per vedere poi le cascate del Niagara. C'era questo cancello chiuso, ho tagliato tutte le fascette perché non potevo tornare indietro. Non mi facevo 60 km in più perché hanno chiuso un cancello per niente, per un evento. Avevo il mio taglierino che ho usato per imballare la bici, abbiamo tagliato e sono passata. Half moon. Ok. Half moon cookie, wow. Ok. Let's go. This is one of the first one? It's probably 30 years old or 35 years old. Bill è questo signore che mi ospita oggi nella sua casa a Syracuse. Mi mostra alcune foto vecchie della città e tutti i suoi racconti interessanti. Wow. Cioè, qua mi hanno fatto la lavatrice. Come sei una perfetta straniera, ma ti trattano come se fossi parte della famiglia. E con Bill abbiamo anche appena pulito la bici. Yeah, it's a nice product. It's a good one. It'll cut grease. Yeah. Quindi ad arrivare a Buffalo ci sono 170 miglia che le devo fare in 2 giorni. Mi sono prefissata questo programma, vediamo se lo riesco a mantenere, così rimango una notte in più, vado a vedere le cascate del Niagara. È abbastanza lunga, è sempre la stessa, quindi a livello mentale è abbastanza challenging anche questo. Allora, io in questo momento mi trovo qui e oggi devo andare al Lock 33 che si trova qua. Le notes to heaven mi mancavano, mi piacerebbe tanto mandarle. Dai, figata questa, sono forti gli americani. Lo vedo un po' nero il cielo, ma speriamo di scamparla. Io c'è una cosa che sbaglio, e che è quella che non parto presto. Cioè, sono sveglia alle 6:30, ma mi perdo in chiacchiere. Stamattina però con Bill abbiamo fatto manutenzione alla bici e cose di questo tipo. Adesso mi mancano ancora 70 km, sono le 3, sta venendo su un temporale della Madonna, non so quanto forte sia. Io sto provando ad andare avanti, vediamo se in città trovo un riparo, però perderò tempo e non so a che cacchio di ora arrivo. Sono proprio in mezzo al nulla, speriamo non mi becchi un fulmine. Chiaro, non siamo zollette di zucchero, ma qui i temporali quando scoppiano sono veramente forti. Niente, sono bagnata a fradicia, è
stata bella forte sta pioggia, per fortuna ho trovato questo riparo. Aspetto un attimo che sballi perché è bello forte. Questi si chiamano lock e sono praticamente delle dighe, c'è un bellissimo tramonto dietro e si trovano sull'Erie Canal e in teoria in questi posti sono dei campeggi non ufficiali, quindi tu gratuitamente ti puoi mettere qua e sei a posto. Come si vede, questo è il lock, qua c'è un ragazzo che pesca e qua tutti corrono e camminano, ma sono proprio sul lago. Quindi ieri notte eravamo io, le lucciole, i pesciolini che saltavano nell'acqua, poi c'era qualche uccellino e le zanzare e basta. La strada è tutta così, quindi è un bel esercizio mentale. Sto cercando di mettermi dei micro obiettivi, a mettermi un po' alla prova, a fare un po' più di chilometri di quelli che sono abituata e vediamo come va. La stanchezza fisica si sente e anche quella mentale, perché è tutto un drittone così piatto, è forse più faticoso che fare le salite. How's it go? I wanna be sedated. And you know, the whole team is there. The other 4 people are there, and they're Mi mancano ancora 60 km a Buffalo, quindi vuol dire che ne ho fatti 100 stamattina. Allora, sono qua, devo arrivare qua. Le cascate sono qua. Ecco, questo è il lungo, diciamo è quasi l'entrata a Buffalo, questa qua. Questa pista ciclabile stupenda. Visto che c'è la possibilità, mi concedo una pausa per contemplare il lago Ontario. Di là c'è già il Canada, si sente già profumo di lago, di Canada. City of Buffalo. Sono troppo felice. La bici mi insegna sempre la disciplina e la concentrazione. Quindi non deve essere solo per me non è solo strumento di esplorazione, ma mi permette di mettermi degli obiettivi e fare il possibile per raggiungerli, e anche oggi ci sono riuscita. Case stile coloniale, super coloratissime e tanti sudamericani. Cavoli, non me l'aspettavo così. Rimango piacevolmente stupita da questi piccoli segnali che trovo fuori dalle case. Mi fa pensare che le persone qui si stiano battendo per i diritti e l'inclusività. So my friend Carolyn and I, we've been teaching women, primarily women from different countries, non-native speaking women, how to ride a bicycle. Oggi mi ospita Alissa. Ha avviato questo progetto per aiutare le donne immigrate negli States ad andare in bici. Per me è stata una bellissima esperienza, soprattutto vedere nei loro occhi lo stupore di cominciare qualcosa di nuovo
e di usare questo strumento che un po' di libertà la concede. Does anyone do any exercise in their free time? Yeah. Whenever, Really? whenever I see cyclists wearing tight pants, I just want to spank them. Really? Ora tocca il tramonto sul lago Erie e il giorno dopo mi vado a fare un giro in centro a Buffalo. Eccomi, giorno di riposo a Buffalo. Alla fine è carina, mi è piaciuta, nel quartiere dove sono ci sono tutte queste casette colorate. A quanto ho capito è un quartiere abitato da portoricani. Appassionati di architettura, Buffalo è la città che fa per voi. E questo è il contrasto che dicevo, cioè grattacielo e edificio storico. L'Electric Tower. In questi giorni c'è pure un festival dei giardini. I moved in, I demolished the garage, and then I built the garden on top of the pavement. Okay, It's very small. sure. And the branches of everything are very close together. Okay, so cool. it's really a garden for one. Right. Enjoy. Yeah. Non potevo perdermi il pezzo forte di questo tragitto, le cascate del Niagara. Io qui non ho veramente parole per descrivere la bellezza e la forza della natura. They told me to be seen. I love this bike, and there's very few bikes I love. Right. This is beautiful. Can I have your bike? Oh, you're taking a picture. Questa è la mia seconda ride a Buffalo ed è finita con la pioggia, ma qua a nessuno gliene frega niente. Ora ho trovato supermercati tutti cari, questo è il primo, mi sorprende che non lo sia così tanto. Allora, i prodotti che trovo sono abbastanza buoni generalmente, mi sembra quasi tutto importato, c'è poco di prodotti locali e faccio un po' fatica io a trovare cose per me, perché io essendo vegetariana cerco magari il tofu, il seitan, yogurt alla soia non li trovo e non so perché. E il pane tutto confezionato, tutto confezionato, non riesco a trovare pane fresco. Probabilmente dovrei andare in una bakery, però ecco, nei supermercati insomma abbiamo molta più scelta noi. Che fatica, mi c'è voluta un'ora ad uscire da Buffalo. Ci sono un sacco di lavori, un sacco di deviazioni, niente di nuovo perché ovviamente mi è già successo in questi quasi 50 giorni di viaggio e mi è dispiaciuto un po' lasciare Buffalo, molto bella, mi è piaciuto un sacco, mi sono riposata, il mio corpo sta da Dio. Quindi questi 3 giorni mi sono serviti alla grande. Thanks God. Guarda il prossimo episodio per vedere come continua questa avventura nel lago Erie.